Ciao Ginny, cosa fai vestita così? Andiamo al mare. Il nostro piccolo nurmagomedov. La gara cosa, Fede, che cazzo dici, dai? Palme! Sistemiamo l'Ulvan! Bravo. Grandi raga, oggi giornata spettacolare, un sole eccezionale. Finalmente stiamo tornando in B-Fuel perché i lavori sono praticamente ultimati. Ma prima di andare in B-Fuel Performance devo passare a prendere una persona. Niente po' di meno che Ginny from the Lakes, che mi sta aspettando a casa da un sacco di tempo, che però io ho perso perché sono andato a fare benzina, sono andato a provare la nuova centralina, la mappa fatta da ABS. Ora siamo finalmente arrivati. Hello. Ciao Ginny, cosa fai vestita così? Andiamo al mare, amore. Sabato, fa caldo, c'è il sole. Io Dai. devo fare un sacco di cose in B-Fuel. Lo so, però dai, almeno una volta, ti prego. Devo anche cambiare le gomme, mi sono ancora invernali, oggi è il giorno giusto per cambiarle. Appunto. Tu dici cambio gomma, mettila sulle stive, andiamo a provare in Serravalle? Quale occasione migliore? Solo se andiamo in Liguria. Va bene, Portofino però. Quello, ma non mi interessa fare i tornanti in discesa fortissimo. Va bene, Andiamo. vado a cambiare le gomme, dammi un'ora, torno a prenderti. Ok. Ricordati il Prendo costume. I'll make you move like your boots are on fire. I'll make you jump like you touch a live wire. Ain't no sitting down when I get in the zone. Just give me my crown, let the king take his throne. Oh, I like to groove it. He likes to groove it. Oh, you're gonna move it. You're gonna move it. Ginny? Finalmente. Ci siamo a Portofino con un'acqua nebulizzata che arriva dal mare, tipica dell'Islanda. Ma sì, che bello, questa è la forza del mare, la forza della natura, che sprigiona, guarda che meraviglia. La vera meraviglia è che non vedevo l'ora, detto onestamente, di ritornare con lo pneumatico estivo, perché l'invernale, il termico può essere bello quanto vuoi, ma quando fai una strada, soprattutto come quella della Serravalle, hai bisogno di sentire il grip che ti dà uno pneumatico estivo. Infatti mi sembra che tu ti sia divertito parecchio, e anch'io. Come una mazza lì. È molto interessante questa gomma perché ti fa fare, ti lascia fare, ti dà un sacco di margine. Non è una di quelle gomme che tiene e poi quando molla basta, la gomma smette di lavorare. Infatti mi sentivo veramente molto sicura. Ma quello sui perché ci sono tornanti. io al volante. Quello è vero, Fred. Esatto. Come ti sembra questa macchina adesso così? È davvero ultimata, impianto stereo, impianto frenante, Oggi- gomma esagerata. Oggi sinceramente, e lo sai che sono stata in macchina con te sull'M5 migliaia di volte, mi sono divertita, forse è stata una delle volte più divertenti a bordo dell'M5. E io mi immagino sempre questa strada qua, a parte che è così davvero da videogioco, organizzare un rally Rappallo Portofino esagerato. Ma non l'hanno mai fatto, scusa? No. Che strano. Chiudi 3 paesi completamente. Questo paese non ha la strada alta, l'Aurelia non dà accesso a Portofino. E vabbè, per un giorno la gente se ne sta a casa, no? E si fa un bel rally come si deve. Mi sembra un'ottima idea. Allora, cominciamo a preparare la mail da mandare a tutti i cittadini di Portofino dicendo che non potranno uscire di casa per i prossimi 20 giorni. Guarda che roba, guarda che roba. Io sono esterrefatto, attonito, allibito. Potrebbe... Guarda le nuvole di salsedine che arrivano dal mare. Guarda che roba. Che bello, ci sarebbe Wow. da andare di fuori e respirare a pieni polmoni. Perché Ginny, siamo praticamente arrivati. Eh sì, Andiamo già un gelatino
e poi torniamo in macchina. Ma E finalmente... scusa, come torniamo in macchina? Cioè non dovevamo andare al mare, prendiamo il gelatino e torniamo in macchina. Ma al mare si va per andare al mare, non si sta al mare. Cioè è fuori moda, è finita la moda di scendere, spiaggia, ombrellone, basta. Poi andare al mare si sta solo in macchina, si va e si torna. Due motivi per andare a Forte dei Marmi a Portofino: uno c'è la Serravalle, l'altro c'è la Cisa. Uno è la parte del Nürburgring lenta, l'altra, la Cisa, è la parte del Nürburgring veloce. Più semplice di così? Touché. Buono, eh? Adesso il gol della serata è non tirare solo addosso. Non si scioglie neanche. Mangiato abbiamo mangiato, bevuto abbiamo bevuto e adesso comincia il bello. Si va su In Back salita? in Milan, in Serravalle, dove realmente la gomma viene messa alla prova, dove tutti gli pneumatici soffrono di questa andatura assai tortuosa, e in salita. Il test drive definitivo di queste Hankook Ventus S1 Evo 3. Ci vediamo tra pochissimo on the highway. Finalmente la mia strada preferita, il nostro piccolo Nürburgring. Che sound in galleria! È un grande andare, gran gomma. Puoi dirlo forte. In salita poi è molto più difficile per noi che pesiamo tanto. Davvero? Tu dici sempre che è meglio in salita però. No, allora, in salita è l'unico modo per pestare un po' il piede, perché 100 volte più sicuro di andare forte in discesa. Però in salita più pesi più fai fatica. Quindi noi che pesiamo tantissimo rispetto a un'altra auto magari con meno cavalli, lui se la gode di più, fa meno fatica, meno sforzo. Come sono le condizioni dell'asfalto su questo tratto di autostrada? Orribili, orribile. L'asfalto della Serravalle è l'unico suo grande difetto, perché è praticamente cemento, essendo un materiale abbastanza immortale dovuto dal fatto che è in una località italiana dove piove, fa freddo, fa caldo, e dovrebbero continuamente riasfaltare, come già fanno in tantissimi punti, perché in tanti punti non si riesce a mettere quel tipo di asfalto. L'ho fatta esattamente 2 settimane fa questa strada con le termiche. Cioè, è un altro pianeta Un'altra con storia. queste gomme qua. Anche quelle di prima erano Hankook, però è incredibile quanto ti manchino d'inverno 4 estive come si deve, quanto cambino realmente la macchina. È cambiata tanto? La macchina non galleggia più, cioè la gomma invernale deve portare fuori l'acqua, portare fuori la neve, deve fare 1 milione di cose che l'estiva non deve fare. Quindi porta via un po' di performance. Certo, l'estiva oltre a drenare l'acqua non deve fare nient'altro. Queste sono le pastiglie da gara, giusto? Il fischio è dato dalla pastiglia da corsa fornitaci da reparto corse e non da una cattiva usura dell'impianto frenante. Purtroppo le pastiglie da corsa fischiano. Bene, io direi che andiamo avanti a divertirci come i pazzerelli e torniamo in B-Fuel a vedere, dopo questa Serravalle, quanta gomma mi è rimasta attaccata al cerchio. Io sono curiosa, ti dirò. Pushing! È forse la prima volta che mi avvicino ad una gomma usata su un ponte, ma lo faccio per un motivo: ne vale la pena. Dopo aver fatto più di 300 km oggi con questa gomma e averla messa sotto qualsiasi tipo di sforzo, è un piacere guardarla così, appesa al mozzo del BMW, perché non ha per niente sofferto e mi ha fatto davvero divertire. Ora, voi sapete che io sono partner con Hankook, loro sono saliti a bordo con il mio progetto, però mi piace dire la verità. Ci sono degli pneumatici di cui non vado matto e degli pneumatici di cui vado matto. Questi in particolare mi hanno davvero preso il cuore, mi hanno fatto davvero fare quello che volevo, mi hanno tenuto in sicurezza e mi hanno fatto fare cose particolarmente divertenti. Questa gomma è una gomma che io consiglio a tutti quelli che come me hanno station wagon veloci o a quelli che hanno delle coupé abbastanza cattive, con tanta potenza. Perché? Perché è una gomma che, per esempio, su quest'auto che pesa circa 1900 kg, al ritorno sulla Serravalle mi ha dato tantissima tolleranza nei cambi di direzione, era molto composta, io sono lungo più di 5 metri e ho un bilanciamento dei pesi davvero brutto, perché non è una macchina da corsa se non per il motore, mentre questa gomma mi ha davvero aiutato. Soprattutto in una galleria molto conosciuta sulla Serravalle, che tutti quelli che fanno quella strada conoscono, che in fondo alla galleria c'è un curvone sulla destra che è sempre bagnato e lì
ogni volta sia davvero il test finale di uno pneumatico. Questo pneumatico che fa un gran lavoro anche nel drenaggio dell'acqua, conoscendo la curva bagnata, però non sono entrato amichevolmente in quella curva e lei devo dire che ha fatto davvero il suo dovere. Con un differenziale autobloccante sul bagnato, se perde trazione è un attimo divertirsi o rischiare. Bene, io direi che adesso questa macchina la rimettiamo al suo posto perché è il turno di aggredire quel bagaglio gigante che abbiamo qua fuori chiamato Mercedes Unimog, che ci sta facendo patire le pene dell'inferno da più di 6 mesi con continuamente problemi e componenti da sostituire. Ma oggi c'è una buona novità. È arrivata finalmente l'accensione elettronica e quindi, dite incrociate, potrebbe essere il giorno giusto per poterlo sentire finalmente in moto. Andiamo a vedere subito Alberto fuori cosa sta facendo. Presto! Prima di cominciare a maneggiare questo orribile veicolo, ti invito a seguire le mie indicazioni. Visita il sito che ti lascio in descrizione e registrati per partecipare alla Hankook Race Experience. Potrai giocare ad un minigame e i migliori 50 sul tempo dei 3 giri saranno estratti per vincere dei premi esagerati. Io sarò presente agli eventi di settembre, quindi ti conviene sfidare la sorte. E vedere un po' di cose. Albe! Sistemiamo l'Unimog!